Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, è uscito il nuovissimo trailer di Superman di James Gunn. Ho fatto la reaction insieme a Tiziano mentre mi trovavo in Spagna e ho amato alla follia questo trailer. Mi piace il mood, mi piace come è stato rappresentato Superman, come tutto così colorato, le scene action, è veramente bello. Questo trailer mi ha fatto venire i brividi e non vedo l'ora che arrivi il 9 luglio per andarmelo a gustare in sala. Però all'interno del trailer ci sono anche un sacco di cose curiose, easter egg e dettagli interessanti e quindi volevo fare l'analisi per parlarne insieme a voi. Perché questo trailer si apre durante una sera a Metropolis dove vediamo Clark dare il permesso a Lois di intervistarlo come Superman. Se ci fate caso, alle spalle di Clark troviamo subito un dettaglio che mi è piaciuto moltissimo. Infatti, nonostante il film parta con la coppia già insieme, possiamo notare come in passato Superman abbia probabilmente scritto il nome di Lois nel cielo e lei abbia immortalato il momento con una foto che poi ha incorniciato e posizionato sulla scrivania. L'intervista inoltre viene registrata con un microfono della Lord Tech, azienda di Maxwell Lord, che compare diverse volte nel trailer, come ad esempio il palazzo della Lord-Tech, l'insegna nel campo di gioco da baseball, e Maxwell Lord è interpretato da Sean Gunn e l'abbiamo potuto vedere per la prima volta nel trailer della seconda stagione di Peacemaker, che vi ricordo uscirà ad agosto ed è ambientata quindi dopo questo film. Lois lo interroga riguardo al suo intervento nel fermare una guerra in Boravia e alle successive critiche ricevute, dato che il suo intervento illegale nel paese ha causato un po' di malcontento. Rivediamo infatti la scena di quando entrava alle Stag Industries, circondato da una folla arrabbiata, e possiamo notare come abbiano eliminato il battito negli occhi della scena quando Superman veniva colpito dalla lattina. A me non dava fastidio il battito di ciglia, però comunque mi fa capire che James Gunn o chi per lui ha visto le critiche che aveva ricevuto quella scena nel primo trailer e hanno deciso di metterla a posto. Ha senso perché comunque Superman è super potente, quindi un barattolo che gli viene tirato sulla testa non dovrebbe neanche praticamente sentirlo, anche se il battito degli occhi mi piaceva perché lo andava a umanizzare un pochino di più. Comunque mi va benissimo anche non avere il blink degli occhi di Superman, dato che è stato eliminato, va benissimo anche così. Possiamo poi vedere Superman venire arrestato da Rick Flag Sr., padre del Rick Flag Jr., ucciso da Peacemaker proprio nella Suicide Squad di Gunn, che ha debuttato già in versione animata, sempre doppiato da Frank Grillo, in Creature Commandos e che tornerà a dare la caccia a Peacemaker nella seconda stagione della serie, come abbiamo appunto visto dal trailer uscito qualche settimana fa. L'arresto inoltre avviene sulla Wade Street, strada fittizia dedicata a Mark Wade, storico autore di Superman ma anche di un sacco di fumetti Marvel, e all'interno del trailer possiamo vedere altre vie dedicate ai fumettisti, come quella dedicata ad Alan Moore e a quella dedicata ad Alex Ross nella scena quando salva la bambina. L'intervista tra i due intanto si accende. Lois lo accusa di non aver contattato il presidente e di aver quindi rappresentato l'America con la sua azione, causando delle conseguenze. Vediamo infatti un palazzo enorme cadere ed il combattimento contro quello che viene chiamato l'Hammer di Boravia, o il martello di Boravia se lo tradurranno in italiano, che probabilmente causerà diversi danni a Metropolis, come possiamo anche vedere dalla prima pagina del Daily Planet in una scena più avanti. E questo potrebbe essere quindi il motivo per cui la popolazione di Metropolis se la prenda con Superman, perché Superman andrà a intervenire fermando la guerra, loro manderanno l'Hammer di Boravia che causerà disastri per tutta Metropolis. Tra l'altro infatti durante il loro scontro viene danneggiata la sede della Chocos, che praticamente è la versione della DC Comics degli Oreo, che sono anche lo snack preferito nei fumetti da Martian Manhunter. Piccola chicca, cioè Gunn è stato veramente super nerd a seminare tutti questi dettagli. Arriviamo poi a quella che secondo me è la scena migliore di tutto il trailer. Superman viene sbalzato sull'asfalto e viene poi aiutato ad alzarsi da un cittadino di Metropolis. Mi piace come una persona così comune possa andare ad aiutare Superman ad alzarsi durante un combattimento. Abbiamo poi la scena di volo davanti al palazzo della Lordec, come vi ho detto prima, e poi vediamo Lex insieme all'ingegnere fare irruzione nella fortezza della solitudine. L'ingegnere è un membro dei fumetti dei The Authority, il cui film, vi ricordo, è stato temporaneamente messo in stand-by perché non sanno
sanno bene come collocarlo. Probabilmente nel film sarà una alleata di Lex Luthor e lei ha la capacità di alterare la sua struttura tramite naniti. Infatti le sue mani diventano queste lame che lancia contro il nostro azzurrone preferito. Entrando nella fortezza la vediamo tra l'altro distruggere i robottini a guardia della Fortezza della Solitudine, che sono un riferimento a Kelex, che nei fumetti è appunto il robot che vive all'interno della Fortezza della Solitudine di Superman e gli dà una mano probabilmente a fare le pulizie. Comunque, dopo aver distrutto i robottini, possiamo vedere come venga morsa al volto da Krypto e poi Krypto viene sparato via. Io spero che non gli succeda nulla in questo film, perché già nel prossimo Supergirl, la donna del domani, se andranno ad adattare fedelmente il fumetto, non lo so, non sono pronto a vedere quel film, quello che potrebbe succedere a Krypto dopo aver visto Superman. Inoltre possiamo anche notare Eve Teschmaker, storica fidanzata di Lex Luthor, che magari molti di voi si ricorderanno per la sua presenza già nel film di Superman del 1978 e faceva una parte molto umoristica. Vediamo poi Superman scappare da quella che credo sia una sorta di prigione per superumani e salvare una donna da un kaiju gigante, che è stato creato appositamente per la storia del film. Inoltre in questa scena possiamo vedere anche l'insegna della Big Belly Burger, che è una catena di fast food dell'universo DC. Vediamo poi qualche frame in più della scena che era già comparsa nel primissimo poster, quando lui era seduto che si allacciava gli stivali, e possiamo notare come il Ragione Viola, che a questo punto direi sia quello di Metamorfo, sia tenuto a bada da una sorta di scudo verde creato quasi sicuramente da Guy Gardner, ovvero la Lanterna Verde presente all'interno di questo film. Abbiamo poi un piccolo Clark Kent e poi la sua versione adulta che abbraccia il padre, e devo dire che ho apprezzato tantissimo, no, sia nel vecchio trailer che in questo, come abbiano già fatto intravedere quello che sarà il rapporto di Superman con i suoi affetti terrestri, ovvero i genitori, Lois, gli amici, e Gunn ci tiene molto a queste cose e sono abbastanza certo che sarà reso da Dio. Arriva poi il turno di Mr. Terrific con le sue sferette, che come ho detto altre volte in altri video, lui è tra gli uomini più intelligenti di tutto l'universo DC, e poi abbiamo di nuovo Lex nella fortezza, mentre lo sentiamo dire che lui non è un uomo. E la cosa bella, cioè chi ha montato questo trailer ragazzi è un genio, che mentre lui dice questa frase, vediamo Superman forse nel suo momento più umano di tutto il trailer, ovvero semisvenuto a casa dei suoi genitori a Smallville, nel letto della sua cameretta, mentre attorno a lui ci sono i suoi genitori che lo guardano preoccupato e anche Lois. Poi torniamo di nuovo nella cella per i superumani e lo vediamo mentre viene prelevato dall'esercito privato di Lex, e possiamo notare come lo riescono a tenere a bada perché all'interno della sua cella c'è Metamorfo, che vi ricordo riesce a alterare la sua struttura e creare appunto la materia, che ha della Kryptonite nella sua mano sinistra, probabilmente l'ha creata lui stesso. Vediamo poi il nostro Guy Gardner, ovvero la Lanterna Verde, Hawkgirl e Mr. Terrific con la divisa della Lordtech, che come ho già detto anche in altri video sarà praticamente questo team, una sorta di Justice League privata fatta da Maxwell Lord, per questo motivo hanno tutti una divisa comune. E tra l'altro volevo farmi notare quanto è geniale il fatto che Mr. Terrific, dato che di base non ha superpoteri di volo, sia su questa sorta di sedia super tecnologica volante. Abbiamo poi il bambino che alza il logo di Superman, come abbiamo visto nel primo trailer, ed il combattimento nel campo da baseball contro l'ingegnere e quello che teoricamente dovrebbe essere Ultraman. Vediamo poi qualcuno, probabilmente Metamorfo, viste le rocce di colore viola, che sta creando una sorta di passaggio nel fiume o nel mare, e poi questo che, boh, non ho idea di cosa sia. Ho letto qualche teoria su Reddit, qualcuno che dice che potrebbe essere un microverso, per questo motivo ci sono poi 2 Peacemaker nel finale del trailer della seconda stagione per giustificare appunto questo passaggio tra la prima e la seconda stagione nel nuovo universo, quindi faranno già gli universi alternativi, però non lo so, non ne ho veramente idea al momento. Abbiamo poi Lex che urla e poi vediamo sempre Clark Kent, sempre a casa dei suoi genitori, con la madre che gli dice di avergli pulito gli stivali, come farebbe un qualsiasi genitore. Ripeto, queste scene familiari secondo me saranno incredibili. Poi scena del volo e combattimento contro il kaiju. Vediamo poi Guy Gardner che spazza con una manata di energia proveniente dal suo anello un carro armato, e mi piace come sia veramente proprio sbruffone come deve essere il personaggio. Cammina, nemmeno li guarda, fa così con la mano, crea la manona e spara via tutto quanto. Vediamo poi Hawkgirl che se la prende con qualcuno. Sempre dentro il Planet possiamo vedere Clark Kent tenere in mano non solo il Daily Planet di cui avevo parlato a inizio video, ma anche un caffè del Jitter Caffè, comparso già in Peacemaker. E poi alla sua destra possiamo notare una board dove è presente una figure di Superman e una cartolina con la storica
iconica copertina di Jim Lee. Se e quando mai uscirà un film di Batman all'interno di questo universo, voglio una scena speculare con la copertina di Jim Lee che va a fare appunto da specchio a questa di Superman, però di Batman. Superman e Luthor faccia a faccia e poi Mr. Terrific e Lois sempre in quel posto strano. Vediamo poi Metamorfo creare la materia utilizzando i suoi poteri e Superman che viene curato grazie al sole giallo, come già abbiamo visto nel vecchio trailer, che viene tenuto appunto dai Kelex e viene fatto irradiare da questi raggi del sole giallo perché dovrebbe essersi rotto metà ossa del corpo in quel momento. E poi abbiamo la bellissima scena del bacio con Lois che già avevamo visto. Arriviamo poi al finale del trailer che ho amato alla follia perché lo vediamo prima spiccare il volo, poi sempre sullo stesso punto ricade malamente sul posto, appare il logo del film e poi abbiamo Krypto che si rilassa sdraiato sulla pancia di Superman. Molto figo inoltre che si trovi nella sua vecchia stanza a casa dei suoi genitori, e infatti vediamo il banner dei Smallville Giant e un poster dei Mighty Crabjoys, che è una banda musicale di cui avevamo già visto le t-shirt in Creature Commandos e che sono anche comparsi in un tabellone nel trailer della seconda stagione di Peacemaker. Gunn maestro a connettere tutto quanto, si vede che sono tutti i progetti dove ci ha messo la mano, ha messo riferimenti, ha collegato i fili, bravo, veramente un bel trailer, tanti easter egg, tante cose di cui parlare, mi è piaciuto veramente un sacco. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo trailer con un commentino qui sotto, se avete notato qualche altra chicca, qualche altro particolare, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti, spolliciate, lasciate un pollice in su perché fa sempre comodo, fa sempre piacere e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!